Nel karate Kyokushin c'è un argomento che fa discutere molto. I combattimenti sono molto intensi e i lottatori sono messi a dura prova. KO a volte brutali, ma da lungo tempo una cosa è stata severamente proibita: i pugni alla testa. E questo argomento suscita sempre molte discussioni. Il regolamento sportivo ha scelto di non colpire alla testa. Poi, negli anni 2000, è arrivato un nuovo sistema che ha messo a dura prova questa regola. Se non sai gestire colpi alla testa, non sei un combattente completo. Quel formato si chiamava Shinkenshobu, un metodo che non era pensato per tutti. Lo Shinkenshobu non era solo una sorta di Kyokushin con pugni alla testa, ma era un sistema fatto apposta per mettere a nudo tutte le debolezze. Puniva le cattive abitudini sulla guardia e soprattutto sulla gestione della distanza. Tutti elementi che, se non allenati, portano ad una sicura sconfitta in un combattimento più realistico. Con questo modo non era possibile incassare colpi stando in piedi di fronte all'avversario. Non potevi tenere la guardia bassa. Non c'era sopportazione al dolore che potesse salvare. Quando le persone hanno visto per la prima volta lo Shinkenshobu, hanno pensato tutti la stessa cosa: questo metodo non è per tutti. Ma lo Shinkenshobu non è nato per caso. Dietro di esso c'è una visione molto chiara del karate. Certo, aveva preso spunto dalla vecchia scuola del karate Kyokushin, dove la pratica era ben diversa. Non solo a quel tempo si praticava un karate con i colpi al viso, ma anche tecniche di proiezione che il maestro Yama conosceva. Ma nel tempo il regolamento da gara è riuscito a sostituirsi ai principi del karate Kyokushin. Lo Shinkenshobu nasce, o dovremmo dire rinasce, come un'idea di un karate senza compromessi. Un karate che non facesse sconti a nessuno. Un karate dove nessuno poteva sentirsi al di sopra degli altri solo per il fatto di essere fisicamente più forte. Mentre il karate Kyokushin perse quasi subito la sua vera natura di karate, le competizioni sportive di Kyokushin iniziarono a diventare più importanti della pratica marziale. E l'organizzazione sostituiva la filosofia perché la componente commerciale stava piano piano entrando in gioco. Oyama all'inizio aveva codificato un Kyokushin ben diverso, perché solo le regole da gara imponevano di non poter colpire alla testa con i pugni. Ma in seguito il Kyokushin si è identificato esclusivamente con il metodo di combattere usato nelle competizioni. Nei primi anni 2000 Atsuhiro Oyama fondò la Kyokushinkan International, con l'intento di preservare il Kyokushin come arte marziale che attingeva al Budo e non come forma di combattimento agonistico. Insieme ad altri progetti come la Kyokushin World Federation o la International Federation of Karate e soprattutto la Kyokushin World Union, questi erano tutti tentativi di unificare il karate Kyokushin a livello globale sotto una unica organizzazione. E ci furono diverse scuole che aderirono a questo progetto. Ma nel tempo anche la visione della Kyokushin World Union iniziò a cambiare. E il Kyokushin iniziò ad avvicinarsi al mondo dei combattimenti professionistici. Ma altri si opposero a questa direzione. Non volevano che il Kyokushin subisse l'influenza del mercato professionistico commerciale. E questa divisione iniziò a dividere alcuni maestri che avevano visioni diverse sul karate Kyokushin. Da una parte chi vedeva nel progresso una strada per modernizzare il karate, dall'altra chi invece voleva attenersi ai sacri principi del Budo marziale. Ora, questo video non prende le parti di nessuno, ma è qui che lo Shinkenshobu nasce con una mentalità alternativa. E qui iniziarono i problemi. Lo Shinkenshobu pretendeva dei combattenti molto ben allenati, ma soprattutto una preparazione fisica e mentale molto simile a quella dei combattenti di MMA professionistici. In cambio, non c'erano premi di rilievo, niente soldi, niente contratti milionari, niente ricompensa di valore. I tornei erano organizzati in modo molto spartano, niente luci, niente scenografie. Il protagonista era l'arte marziale e l'attenzione doveva rimanere sul combattimento. Al contrario, i tornei di Kyokushin si stavano espandendo in tutt'altra direzione. La presentazione degli eventi, le luci, le coreografie, tanto pubblico, i combattimenti erano meno brutali e più semplici, con un'organizzazione molto più teatrale, e questo attirava molti più spettatori. Inoltre, molte più persone accettavano di combattere nel Kyokushin, ma non altrettante persone se la sentivano invece di combattere nello Shinkenshobu, dove si rischiava davvero molto. Così, mentre l'organizzazione Kyokushin si metteva in mostra, lo Shinkenshobu rimaneva per pochi, spietato, duro.
Per questo attraeva anche diversi combattenti esperti che pensavano davvero di mettersi alla prova in un vero combattimento. Combattenti che non cercavano una strada facile, ma una vera e propria sfida marziale, onesta e reale. Le regole consentivano pugni alla testa, proiezioni, tecniche di gomito con guanti molto leggeri. Questo era un formato che separava l'illusione dalla realtà. Lo Shinken Shobu non era un palcoscenico su dove salire. E molti famosi combattenti Kyokushin decisero di provare a combattere nello Shinken Shobu. Per qualcuno finì veramente male, ma alcuni campioni che avevano dominato i tornei di Kyokushin volevano provare qualcosa di più reale, e uno dei primi a provare fu Alexander Komanov dalla Bulgaria, al quale si unirono poi altri combattenti dalla Russia, dalla Germania. Ma questi erano atleti d'élite, non erano degli sprovveduti. Avevano già raggiunto le vette del Kyokushin e scelsero un formato più duro, più rischioso e allo stesso tempo meno gratificante. Questo modo di combattere piacque molto a questi professionisti del Kyokushin, che da lì iniziarono a pensare di provare a combattere anche in alcune organizzazioni diverse, come la kickbox. Ma alla fine lo Shinken Shobu non riuscì a sostituire il Kyokushin. Molti vi approdarono per migliorare il loro modo di combattere, per mettersi alla prova, ma proseguire un sistema del genere avrebbe voluto dire dare il massimo e impegnarsi oltre misura ogni singolo giorno, ogni singolo allenamento. La cosa positiva è che se ti eri allenato per combattere nello Shinken Shobu, allora potevi pensare di combattere ovunque. Lo Shinken Shobu aveva però un problema: non aveva un settore giovanile. Niente corsi per bambini o adolescenti, nessun juniores, nessun corso per crescere piano piano e potersi adattare a questo tipo di combattimento. Si poteva entrare nel circuito con la cintura marrone solo avendo almeno 18 anni, ma non c'erano categorie per principianti. Si entrava dalla porta principale, non c'erano sconti, entravi in categoria come combattente esperto. E quindi si capisce perché molti si tenevano lontani da questo sistema. Lo Shinken Shobu in modo brutale ti mostrava subito dove il tuo karate era debole. Se la tua guardia non era buona, lo scoprivi subito. Se non avevi distanza, tecnica e strategia, lo scoprivi subito e nel peggiore dei modi. Nello Shinken Shobu non c'è modo di nascondersi, perché questo modo di combattere non perdona gli errori. Ecco perché molti combattenti dopo lo Shinken Shobu sono passati facilmente ad altri circuiti. Ma era il passaggio da altri stili di karate allo Shinken Shobu ad essere veramente difficile. Lo Shinken Shobu alla fine è scomparso, ma non perché non avesse valore, ma perché era reale e chiedeva troppo e in cambio non offriva nessuna ricompensa. Ma è la prova che nel tempo c'è davvero stata una forma di karate che si è rifiutata di scendere a compromessi. Ma la vera domanda non è perché lo Shinken Shobu sia scomparso, ma piuttosto quanti praticanti di karate oggi sarebbero in grado di combattere secondo le regole dello Shinken Shobu? Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, lasciami un like e ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!